Allora, signor Onorato, lei sa se nel 1992, concentriamoci proprio su quel periodo successivo all'omicidio Lima, sul quale poi torneremo con poche domande perché abbiamo la sentenza definitiva. Lei sa se in quel periodo si discusse in Cosa Nostra, oltre alla possibilità di uccidere Vizzini, Mannino, la possibilità di uccidere il dottore Arnaldo La Barbera, funzionario della Polizia di Stato? Io personalmente sono stato incaricato di andare alla Bella del Golfo e vedere i movimenti, di cui ci sono i verbali che già ne parlo 16 anni fa, Sì. 17 anni fa, perché io ho collaborato 17 anni fa e le prime cose che ho detto sono state proprio anche quelle della Barbera. Di uccidere la Barbera alla Bella del Golfo, di cui la Bella del Golfo era proprietaria di un certo avvocato Ponte, Dove si amico trova intimo e socio in affari con Salvo Lima, dove che Salvatore Reina diverse volte faceva pure delle riunioni. Io ho accompagnato una volta Salvatore Biondini alla Bella del Golfo, dove che, e parlo di 2 mesi prima di uccidere Salvo Lima. Dove si trova questa Bella del Golfo? In che Bella del Golfo si trova a Terrasini, località Terrasini, Cinisi Terrasini, dove c'è Città del Mare, che qui nello stesso residence alloggiava il dottor La Barbera, che doveva essere ucciso. Ma la cosa strana, quando mi hanno detto di uccidere La Barbera, che poi si stava facendo pure un piano per farlo saltare in aria, dove che si doveva scaricare un camion di terra. Con Salvatore Biondino avevamo parlato che Giovanni Ferrante casomai o si metteva nel contenitore per farlo saltare in aria, perché lui la mattina se ne usciva assieme con la scorta e avevamo pure già battuto la strada dove che deciso il luogo dove che si doveva fare saltare in aria, dottor La Barbera. Però c'è una cosa strana, dottore. Prego. Il dottor La Barbera aveva ucciso 2 persone a Palermo, 2 rapinatori. E nessuno ha preso provvedimenti di ammazzare La Barbera in quel periodo. Quando La Barbera uccide 2 rapinatori che io pure conoscevo dall'Acquasanta, zona via Montalvo, nel mandamento di Nino Madonia non prende nessun provvedimento di ammazzare alla Barbera, perché nessuno si poteva permettere di ammazzare un rapinatore, e neanche un rapinatore poteva ammazzare un altro rapinatore, solo Cosa Nostra poteva ammazzare a Palermo. Chiunque sia stato, chiunque fosse, veniva ucciso. Se La Barbera ha ammazzato i 2 rapinatori, che uno si chiamava Mimmo Fasone e un altro che è stato ferito e scappato, quello che è Giovanni Pumo, che io conoscevo, si è fatta pressione da alcuni uomini d'onore, primo io, perché non si uccide La Barbera? Come si permette questa ammazzare dei rapinatori dentro un salone di per tagliarsi i capelli, un salone di barbiere. E quando era avvenuto questo fatto? Al di là della parlo dei anni 80, ma non mi ricordo, 85, 86, non mi ricordo. Comunque stava 87. E invece, scusi Onorato, questi pedinamenti alla Perla del Golfo quando li ha collocati? Perché lei ha parlato prima dell'omicidio Lima. I pedinamenti sì, dopo l'omicidio Lima. Dopo o prima? Perché poco fa invece mi era sembrato... La cosa strana sa qual è? Aspetti, risponda alla domanda del Presidente, prima di tutto. I pedinamenti del dottore La Barbera alla Perla del Golfo li sa collocare nel tempo, prima o dopo l'omicidio Lima intanto? Dopo. E allora prima è stato l'omicidio Lima. Le chiedo ulteriormente... È un inizio Salvo Lima. Sì, Salvo Lima è l'inizio, appunto, l'aveva già detto all'inizio. E per quanto riguarda i pedinamenti del dottor La Barbera, può essere più preciso nella collocazione temporale se io le chiedessi di ricordare se sono stati
prima o dopo la strage di Capaci del 23 maggio? Se lo riesce a ricordare. Dopo. In che periodo lei pedina o comunque studia la situazione per programmare l'attentato alla Perla del Golfo di Terrasini nei confronti del dottor La Barbera? Che periodo dell'anno è? Invernale, autunnale, estivo? Luglio-agosto 92. Luglio-agosto 92. Perché io ci vado pure ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per questo motivo. Per studiare meglio i movimenti del dottor La Barbera ci va ad alloggiare? Sì, io vengo ad alloggiare con mia moglie e i miei figli e mi sto 2 mesi pure là. Io ho 2 mesi che mi vado ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per vedere tutti. Io addirittura mi ha detto se si poteva fare con il silenziatore, Salvatore Biondino, se si poteva fare col silenziatore, la pistola e il silenziatore, in piscina, perché io avevo visto, ho detto Salvatore, vedi che lui diverse volte va in piscina e rimane da solo, neanche va a mangiare, con una donna a fianco, che era una donna alta, più alta di lui, e molto più giovane, e che da un muretto dietro la piscina si poteva fare, neanche c'era di bisogno di entrare dentro la piscina, da di fuori stesso si poteva fare. Solo che poi lui si è rinforzato la scorta, perché lì prima se ne andavano. Quando poi è successo l'attentato a Borsellino, che io già ero lì, su di lui si è rinforzato la scorta. La scorta prima la scorta lo prendeva, lo lasciava e se ne andava. Poi la scorta lo lasciava e rimaneva la scorta lì sotto davanti al portone dell'hotel Perla del Golfo. Allora si è studiato di farlo pure mentre che lui era in piscina. Poi si è fatto pure il fatto che si poteva fare quando lui la mattina usciva assieme con la scorta, che se ne andavano e prendevano il tragitto. In questo tragitto si poteva buttare Giovanni Ferrante, che aveva i camion, poteva buttare un camion di terra, come se c'erano lavori in corso, e lì si poteva mettere il tritolo. Queste sono sempre dichiarazioni che già io ho fatto 16 anni fa. Sì. Senta, al di là degli aspetti... Ma la cosa strana ci dicevo... Ecco, ho capito da quello che lei ha detto che una domanda sicuramente da fare è questa. Se lei sa, se le è stato detto, per quale motivo lo stesso dottore La Barbera, nei cui confronti non si era pensato di adottare nessuna iniziativa di punizione e di vendetta per l'episodio della sparatoria nel salone della parrucchieria, poi nel 1992 diventa un bersaglio da colpire. Le è stato detto perché nel 1992 si doveva uccidere La Barbera e poi eventualmente, visto che fortunatamente non è stato fatto l'attentato, perché non è stato fatto? Per difficoltà di natura organizzativa o perché c'è stato un controordine? Mi dica lei. No, l'ordine era sempre di ammazzarlo, solo che poi ci fanno sapere che ci sono i mandati di cattura per me, i mandati di cattura e le custodie cautelari firmate per l'omicidio Lima, che c'è Gaspare Mutolo che collabora, e quindi diciamo che a me mi dicono Salvatore Biondino, mi dicono di stare attento perché già abbiamo, vedi che tu c'hai i sbirri addosso che ti stanno seguendo, perché Salvatore Biondino gli dicono, non so chi glielo dice, ma persone dello Stato, che io sono indagato anche nell'omicidio Lima come mandante. Infatti quando mi viene a me la DIA a casa, io non ci sono a casa, perché mi dicono di non andare a casa. Io sono stato sempre a casa. A casa non ci sono perché mi dicono che ti devono venire a arrestare, perché c'è Mutolo che collabora e che sono nei 24 mandati di cattura, assieme con Reina e altri, Provenzano e tutti altri, non so se c'era Provenzano, Calò, Brusca e tutti, come mandante per l'omicidio Lima. Arrivano a casa e a me non mi trovano alle 5 di mattina, io già sapevo che dovevano venire, ma queste sono dichiarazioni che ho fatto pure quando è stato.
Quindi non si fa per questo motivo, perché mi dicono che c'è mi sbirri addosso. Senta, e però non ha risposto alla prima parte della mia domanda. Lei sa i motivi, qualcuno le espose i motivi per cui nel 92 doveva essere ucciso? Cioè qualcuno le dice perché doveva essere ucciso la Barbera? Perché Era nella stessa lista di Vizzì, Lima, commissario Germanà, nella lista di quelle che devono essere uccise. Però gli dico io, ma scusa, quando c'è stato che questo a Salvatore Biondino, quando c'è stato che questo ammazzato il rapinatore doveva essere ucciso, il signor Nino Madonia non l'ha voluto toccato, dice che Nino Madonia no, non si tocca la Barbera. Totò Reina non l'ha toccato nulla la Barbera. Ecco dove c'è la stranezza, perché c'era chi diceva pure, Salvatore Biondino, che era una persona, che questo me lo dice Biondino, che la Barbera era una persona che poi teneva i servizi segreti, che era una persona con i Madonia in buoni rapporti, così. E quindi si poteva permettere di ammazzare i due rapinatori? Nessuno si può ammazzare. Però poi nel 92 cambia questa situazione. Si può ammazzare. E questa è una cosa che io... Cioè lei sa perché la situazione è cambiata? Perché lo stesso La Barbera che prima non volevano toccato, poi nel 92 invece diventa un bersaglio e addirittura le danno l'incarico di andarlo a uccidere. Diventa un bersaglio? Perché prima no? Lo ha saputo, questa domanda che lei oggi si pone correttamente, logicamente diciamo, per esempio l'ha posta a Salvatore Biondino, ha avuto una risposta se ha posto con Salvatore domanda? Biondino, sempre con Salvatore Biondino, dottore, sempre con Salvatore Biondino. E lei l'ha fatta questa domanda a Salvatore Biondino, perché prima no e ora sì? Se l'ha fatta... Sempre per questo motivo, per quanto riguardava che era pure nella lista riguardante al Magres processo. Perché prima era buono, prima si vantava il Reina di avere tutte queste amicizie, che aveva trovato i canali, che aveva... Poi può darsi pure che mi dicono, magari mi diceva pure cose che, perché sa, certe volte possono pure deviare, possono pure... ma io non avevo motivo, perché io ero in buoni rapporti con Salvatore Biondino. Ci conoscevamo da ragazzi, abbiamo fatto cose assieme, eravamo assieme, c'era fiducia, fratellanza e cose. Quindi, prima è strano perché non lo vogliono toccato, poi nel 92 invece si deve ammazzare. Ho capito.